Buongiorno! Buongiorno. Vi diamo il benvenuto a questa prima proposta di guida all'ascolto denominata Scambi di idee. Noi siamo il duo Cangiante e per tutte le informazioni potete fare riferimento alla nostra pagina Facebook. Queste guide saranno estremamente brevi. Maria, avevi qualcosa da dire al riguardo? Inizialmente l'idea era quella di proporre video brevi, perché abbiamo scoperto, e forse qualcuno lo sapeva già prima di noi, che secondo uno studio della Microsoft, l'attenzione umana odierna non oltrepassa gli 8 secondi in contrasto con i 9 dei pesci. Non garantiamo gli 8 secondi, ma cercheremo di zippare contenuti validi nel minor tempo possibile. Quindi partiamo subito annunciando l'argomento di oggi. Estratti, tratti dal repertorio orchestrale flautistico che richiamano il suono degli uccelli. Gli uccelli rimangono per noi a tutti gli effetti una fonte di allegria. Tanti compositori hanno affidato al flauto parti orchestrali o cameristiche ispirandosi al canto dei volatili, ma oggi vi proponiamo 3 esempi tra i più evidenti, registrati personalmente da Maria. Che cosa ci farei sentire, Maria? Sì, come diceva Silvia, il flauto è utilizzato spesso per alludere al suono degli uccelli, perché è uno strumento agile e brillante, molto più leggiadro rispetto ad altri. Credo sia una lamentela comune nei flautisti il fatto di dover sempre fare gli uccelli di turno. Ma ce la vedreste voi una tromba nei panni di un pettirosso? Comunque, oggi ho scelto di proporre l'Andante pastorale, tratto dall'ouverture dell'opera Guglielmo Tell di Rossini, Volière, tratto dal Carnevale degli animali di Saint-Saëns e il famoso estratto dell'uccellino da Perino e il lupo di Prokofiev. Ma rimanete con noi fino alla fine perché riserveremo un'ulteriore sorpresa. Iniziamo subito con Rossini, andando in ordine cronologico di composizione. Siamo nel 1828. Ascoltiamo l'estratto orchestrale del flauto nell'Andante pastorale dell'ouverture del Guglielmo Tell. Poi Maria, a te il commento. Qui ci troviamo in uno stato di quiete dopo la tempesta, perché la sezione precedente a questo andante è una rappresentazione in musica di un temporale,
Quindi prima dell'entrata del flauto c'è un altro strumento che interviene e che segna il cambiamento di scenario. Sto parlando del corno inglese che potete vedere qui. Pastorale per eccellenza e penso sia il favorito assieme al corno francese se c'è bisogno di alludere a uno scenario bucolico. Quindi, tornando all'estratto, il corno inglese presenta questa melodia pacifica e serena che è eseguita tale e quale in risposta dal flauto. Se volessimo giocare un po' con l'immaginazione, quando sento questo passo o lo suono, la mia mente è automaticamente proiettata in un paesaggio rurale e quando subentra il flauto è come se anche gli uccelli si risvegliassero dopo questo temporale. Poi c'è la seconda parte in cui il corno inglese sviluppa la melodia e il flauto lo accompagna, passatemi il termine, svolazzando. E qui ci addentriamo sul serio in uno scenario rurale in cui gli uccelli ricominciano a volare e godersi l'aria frizzante. Se avete curiosità di ascoltare l'andante nella versione completa, abbiamo inserito il link in descrizione del video. Il secondo estratto che vogliamo proporre è tratto dal Carnevale degli Animali di Saint-Saëns, 1886, che è un personaggio particolare, giusto? Tornando al Carnevale, è un'opera che si divide in 14 brani. Ognuno di essi costituisce un ritratto e caricatura di un animale, spesso incarnando una caricatura musicale che sfila ironicamente durante il Carnevale di Parigi. E indovinate chi fa da ospite speciale nel novero degli animali? I pianisti! Come mai, Silvia? Ci vuoi dire qualcosa? Chi ci conosce sa che siamo a tutti gli effetti una razza a parte, obbligati a lunghe ore di studio ripetitivo alla tastiera, che Saint-Saëns infatti mette in ridicolo proprio nell'11° brano. Ve ne facciamo ascoltare 8 secondi. Il numero 10 è quello precedente e si intitola Volière, ovvero Voliera, in cui il flauto è protagonista e in cui brillantezza, leggiadria e velocità estrema ricordano lo svolazzare e anche il chiasso che ci può essere in una voliera brulicante di volatili. Ascoltiamolo subito! In descrizione trovate la versione completa del brano eseguito dai Berliner Philharmoniker. E infine abbiamo L'Uccellino, amico di Pierino, da Pierino il lupo di Prokofiev, 1936, che ha sicuramente strette somiglianze con Volière e il Carnevale degli Animali per quanto riguarda il contesto. Lo ascoltiamo intanto.
Tantissime affinità sicuramente. Infatti Pierino e il lupo è una favola sinfonica destinata alla didattica per bambini e anche la prima idea di composizione del carnevale era a scopo didattico per migliorare la tecnica pianistica. Inoltre anche in Pierino e il lupo vi è l'associazione dei personaggi agli strumenti musicali, ad esempio Pierino ai violini, il lupo ai corni, il gatto al clarinetto, il nonno al fagotto e così via. E anche qui si assiste a un corteo di Pierino con i suoi amici che festeggiano, non per il martedì grasso in questo caso, ma perché hanno catturato il lupo. L'uccellino è, indovinate un po', il flauto, un uccellino un po' bisbetico, ma senza il quale Pierino non sarebbe riuscito a catturare il lupo. E ora arriviamo alla nostra sorpresa. Un altro compositore! In tutto questo svolazzare abbiamo riscontrato analogie con un compositore che si può definire una pietra miliare per la musica sinfonica. Stiamo parlando di Gustav Mahler. Perché? Sì, ciò che mi è subito venuto in mente è collegato in particolare alla prima sinfonia, Il Titano di Mahler, perché ho avuto l'occasione di suonarla e anche qui i suoni della natura nella parte iniziale della sinfonia sono dominanti. I flauti e i clarinetti mimano i cucù, i cinguetti degli uccelli e i suoni della natura, mentre agli ottoni sono affidati soprattutto fanfare di cacciatori nei boschi ed echi. Questo scenario l'abbiamo già trovato nel Guglielmo Tell, ma non siamo da meno anche con il Carnevale degli animali e Pierino e il lupo, perché nel terzo movimento della Sinfonia di Mahler assistiamo a un corteo parodistico degli animali del bosco che accompagnano la balla del cacciatore defunto. Mahler per questa parte della sinfonia afferma di essersi ispirato a un'illustrazione famosa nella letteratura tedesca per bambini che si intitola Il funerale del cacciatore. Come vedete, i bambini tedeschi dell'Ottocento crescevano sereni ed equilibrati. Piccola puntualizzazione, non mi posso permettere di affermare che deve essere confermato un legame assoluto tra Mahler e gli altri tre compositori, ma questi sono solo scangi di idee, appunto, che possono aiutare a spaziare un po' nel mondo musicale e a comprenderne la vastità. Come ultima curiosità, puoi svelarci il segreto per ottenere questo effetto volatile con il flauto e anche con l'ottavino, oltre all'esclusività di essere Maria Sartore? Altra puntualizzazione, nessuna esclusività, solo tanto studio. Comunque, immagino si sia percepito già a un primo ascolto, ma diciamolo pure, in questi tre estratti emerge l'utilizzo di uno staccato leggero e chiaro. Come si ottiene lo staccato nel flauto? Lo staccato è quella tecnica strumentale che permette di separare le note con percussione e ritiro veloce della lingua. Sicuramente l'effetto volatile nel flauto si ottiene con uno staccato molto rapido, agile e brillante. Ovviamente la tecnica digitale deve essere molto solida e precisa. C'è da dire che il flauto è uno strumento dalla natura brillante, ma per avere questo fantastico e invidiabile staccato bisogna studiarlo costantemente. Vorrei fare una battuta a riguardo da flautista veneta. Cosa dicono i flautisti veneti prima di iniziare lo studio giornaliero? Anche oggi poenta e osei. La guida all'ascolto di oggi è ufficialmente terminata. Vi ringraziamo per essere stati con noi e aver resistito fino a questo minuto invece di fermarvi agli 8 secondi della sigla. A questa guida ne seguiranno altre che potranno anche prendere le mosse da una vostra proposta, quindi fateci sapere cosa ne pensate utilizzando i commenti del chat di YouTube o di Facebook e alla prossima!
Un saluto a tutti, grazie e alla prossima!